Buongiorno, devo ritirare un libretto. Ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi potrebbe essere un giorno particolarmente speciale perché potrebbe prendere vita il primo progetto assurdo di Zambo DV. Vi anticipo che si tratta di una moto d'epoca, ma non una moto d'epoca qualsiasi, una roba molto particolare. Adesso poi, se tutto va a buon fine, lo vediamo. Era un po' che cercavo di fare un progettino simile sul mio canale YouTube, visto che un po' perché lo fanno tutti, quindi la concorrenza è spietata, un po' perché così volevo avere anch'io il mio trofeo da esporre poi sul canale YouTube e perché no, su cui farci dei bei contenuti insieme a voi, insieme a eventuali collaboratori, tra i quali mi è venuto in mente proprio 1000%, che già conoscete se un minimo mi seguite o avete magari visto che sono i video con più visualizzazioni, quelli delle Moto Guzzi, della Stelvio e della V7. Ho detto, ma fammi provare, ma totalmente a caso, fammi provare a vedere se c'è una qualche Guzzi strana d'epoca. Se non che mi è capitata una moto cioè veramente particolare, che io non avevo mai visto e mai sentito. Non che io sia un esperto di Guzzi, specialmente d'epoca, però sai, appassionato di moto, comunque le notizie le leggo, non l'avevo mai, veramente mai vista. Però mi ha colpito tantissimo perché è una moto veramente particolare che evidentemente non ha avuto il successo che Moto Guzzi in quegli anni sperava, perché il modello è durato, mi pare, una roba come 5 anni e poi basta, è andato a morire. Ma ci sono state 3 versioni precedenti, quindi, cioè 3 versioni durante l'arco di questi anni, quindi ci hanno provato. Adesso stiamo andando a vedere questa moto, o meglio, io l'ho già vista 2 volte, sono andato già a vederla, bla bla bla, però siccome le condizioni sono un po' ignote, allora ho fatto intervenire i ragazzi di 1000%, il buon Andrea, uno dei ragazzi dell'officina, che sta venendo giù da Alzate Brianza apposta. Adesso ci troviamo nel concessionario, è un rivenditore, ci troviamo lì e vediamo cosa si riesce a fare, ma lascerò, state sul video perché veramente è molto interessante quello che forse stiamo per fare. Ma perché dico forse? Perché la moto in questo momento non si accende, la batteria ovviamente è scarica e non si sa da quanto era ferma questa moto, quindi bisogna un po' capire. Ora con Andrea vediamo di capire, l'ho chiamato apposta per vedere se mi dà una sua impressione e eventualmente se riusciamo ad accenderla, ma non lo so neanch'io adesso, ve lo giuro, quindi state sul video e vediamo se riusciamo a farla partire, oppure Andrea mi dice sì, guarda, è accettabile, si può fare, allora la prendiamo su. Altrimenti niente, questo video non se ne farà niente, quindi se state vedendo questo video l'esito lo sapete già, però vediamo, in retroscena non li so neanch'io. La tensione sale, la tensione è papabile. Senti di questo se non cade. Questo è una badilata di benzina più 80. Porco zio, sì, no, qua guarda, madonna. Sì. Tieni. Ti devo accendere. Sono super fermo da tanto. Perché che altro che per girare, come hai detto te, gira. Sì, poi no, tu sicuramente ne intenderai meglio di me, però. Tieni un attimo.
Eccoci finalmente da 1000%, da qui ragazzi inizia veramente il progetto, entriamo nel vivo, ma prima volevo leggere con voi un po' di commenti, consigli e cose varie che mi sono arrivati da un gruppo Facebook della NTX. Sapete che io bazzico molto Facebook perché ci sono proprio i gruppi delle moto, no? E c'è anche il gruppo dell'NTX, è un gruppo piccolissimo ovviamente perché è una moto poco conosciuta, male, però ci sono dei commenti, ho postato la foto, no, sul gruppo e ci sono dei commenti che mi sono arrivati molto interessanti, quindi prima di entrare in officina e vedere finalmente la moto, a proposito, se non siete ancora iscritti al canale ragazzi iscrivetevi ora per favore perché questo è un'occasione unica di vedere un progetto diverso da tutti gli altri che vedrete su YouTube. Ma ora leggiamo questi commenti, adesso vi lascio qui il post che ho messo nel gruppo e attenzione perché c'è qualcosa di interessante. E un certo Mick mi dice: sui chilometri farei attenzione, i ricambi di meccanica ci sono anche se sopravvalutati, carrozza meno, ma anche lì ne hanno fatte parecchie, basta cercare l'occasione. Quindi no, questo mi ha dato buone vibes. Massimo mi dice: ciao, anche io ne ho presa una da poco, assurdo, ferma anche lei da più di 5 anni. La prima cosa che ho fatto è togliere la batteria vecchia, pulire la schiera del cavo che va a massa, smontato le candele, con i cavi vedere se fanno la scintilla, insomma cose che io non sono minimamente capace, ma il buon Andrea di 1000% sicuramente lo sa meglio di tutti, con quadro acceso, bla bla bla. Quindi il primo problema risolto, sono in fase di smontaggio carburatori per pulizia e sostituzione dei gommini. Vabbè, Massimo, se sei all'ascolto, grazie dei consigli e vabbè, guardati anche i miei video per vedere insomma come procederà questo restauro. Poi Riccardo mi dice: complimenti per l'acquisto, l'avevo vista in vendita, mi aveva fatto innamorare, quindi l'ho presa prima di Riccardo. La moto sembra in ottime condizioni, i chilometri sono molto pochi, 40.000 comunque non sono pochissimi, però io controllerei i carburatori sostituendo gli spilli che hanno la punta in gomma, qua interessante. Poi il liquido dei freni, olio motore del Cardano, perché ricordiamoci che anche questa ha il Cardano come praticamente tutte le Guzzi credo. Olio motore, filtro aria, candele, batteria e via in moto, quindi positivo. E basta. Poi c'è un post di una ragazza che ha messo la foto della sua NTX in una colorazione assurda, bellissima, che non penso fosse originale, però ve la lascio qui, stupenda. E niente, grazie per questi commenti. Ora entriamo, dai, andiamo. Eccoci, 1000%. Matte, cosa ne dici? Ma bestiale, veramente sembra un salotto, cazzo. È bella, Sì. È bella. La TT Travel, la Special. Tanta roba. Raga, stiamo scendendo, ci siamo quasi finiti. Eccolo! Buongiorno. Andre? Tutto bene? Bene, Grande grazie. Andre. Allora, Dimmi. ci siamo. Siamo ritornati Vediamo sta moto che in l'ho vista, officina. mi manca già, l'ho vista solo... Un po' di tempo fa. Un po' di tempo fa, solo per metterla Per sul furgone poco. e poi... È qua dentro? È qua dentro. Apriti sesamo. Apriti sesamo. Apriti sesamo. Vediamo. Poteva essere peggio. Allora, le criticità più grandi, vediamo Dimmi. quali sono. Abbiamo detto. Allora, ciò che si può vedere adesso, parte Esatto, estetica. L'estetica, la meccanica la vediamo dopo, quindi... Vabbè, la sella ovviamente. Sella, si Secondo te vede che... qualcuno la Sì, allora, c'è come ti qualcuno? dicevo l'altra volta, possiamo sicuramente trovare qualcuno che ci mette mano che la rifà. Come dicevo l'altra volta, fondamentale, più che altro per la parte originale, l'originalità della moto, è ciò che è la scritta NTX. Esatto, sì, che vorrei Quindi mantenere assolutamente. mettersi lì, vedere se si trova la copertina, cosa un po' difficile, però facciamo delle ricerche, altrimenti trovare qualcuno che ci possa replicare anche quella che è la scritta in modo un po' più corretto possibile. Perché, esatto, io poi vorrei farla comunque non ASI, ma... Registro storico, registro FMI o via esatto. dicendo, certo. Quindi sì, immagino che... Sì, so che ci sono delle foto da mandare con una Sì, determinata lì quando angolazione. fai un lavoro di quel tipo la moto deve essere al 100% originale. Adesso, se non sono cambiate le cose, comunque a seconda del registro che scegli, ti fanno togliere anche quelli che sono dei accessori, quindi in questo caso il bauletto non dovrebbe esserci nelle foto, portapacchi se non era montato in serie devi toglierlo, quelle però sono poi tutte cose che si vedono in fase di richiesta del certificato Tra storico. l'altro, GV Dell'epoca. vintage, bellissimo.
non so se era già penso fosse bianco forse, ma è bello che sia ingiallito, è proprio il suo bello. Questa seppure mantenuta Sì, abbastanza degnamente. bene. Poi qui vabbè, a parte un po' di polvere sporco, a me sembra Allora, ciò che si può vedere addirittura il così, cupolino fumé. sì, sembra essersi mantenuto abbastanza bene. Poi, forse- come abbiamo visto l'altra volta, ci sono dei dettagli magari sì, che ma si va possono bene. anche andare a riprendere, però stato comunque lì dentro, va bene poi- così. Ciò che sono La freccia, frecce, mi plastiche e gomme, Questa più che altro... purtroppo- Ah, tutte e due? minchia. sì, più che altro perché questa è proprio Si è l'usura degli sciolta. anni. Sì, la plastica si deteriora con Beh, l'andare già del se tempo. funzionano però è già una ottima Sì, cosa. vabbè, ma quelle dovremmo riuscire a trovarle senza troppi problemi. Qui direi tutto bene, addirittura i cerchi non sono scoloriti o I cose. cerchi sono molto belli, non Le gomme hanno- sono del 2012 mi sembra di Sì, ricordare. e questo ci fa capire che più o meno la moto potrebbe non essere ferma da più di Esatto. 12-13 anni. Se le ha cambiate si presume che insomma la stesse ancora forse usando. Paramani vedo che dice moto, ma non penso che siano Non originali. penso che siano i suoi originali. Andiamo poi a vedere se riusciamo a trovare qualcosa di storico da Depian e via dicendo. Però Basta, poi ci mettiamo a tavolino e anche le guardiamo. manopole penso le cambiamo, però penso non siano vecchissime. Sì, no, ma ti ripeto, a vedere la moto la parte estetica sì, a parte Cioè, qualche dettaglio di però. maniglia in gomma con scritto Sì. Guzzi, cioè bellissimo. No, poi la cosa abbastanza bella è che anche la meccanica non ha forme di ruggine strane, anche il telaio sembra abbastanza bello. Ho visto qua c'è un bianco strano, ma è forse il liquido del radiatore che si è... No, che No, il radiatore qua no. Cagata. Cagata. Qua no. Qua non c'è radiatore. Allora, può essere anche la vernice che negli anni è stata magari esposta a qualcosa di strano, che possa essere unità o quant'altro. Non mi stupirei che abbiano ripreso, perché qua la vernice è stata ripresa, e che non abbiano incartato bene quello che è lo scarico. Guarda, vieni da vicino. Però, guardiamo. Vabbè dai, però... insomma. Però ecco, sì, c'è in giro di peggio. Ecco. Sì. Questa secondo me è una buona base di partenza per il progetto che avevi in mente. Ok, dai, vediamo se riusciamo... Sì, Se posso ti do anche una mano. vediamo, insomma, se- proviamo a vedere qualcosa, dai. Vediamo cosa si riesce a fare. Forse troviamo il dépliant della MTX, sarebbe epico. E il logo era come quello lì? Sì, no, ma io me lo ricordo, forse ce l'abbiamo. Ah, Qua dov'è? non ci posso credere. Esatto, 3 pagine Allora. in croce. Non ci... No. Gli specchietti forse sono un po' diversi. Beh, Però, sono sempre quadrati. però dovrebbero essere No, quelli più o sono meno rettangolari. simili. Cioè, ma guarda che mezzo, ma come fanno a non aver venduto una roba del genere? Strada Cariana. Cosa cagare? No, beh, perché? È che le Guzzi poi non sono sempre state capite da tutti. Però, beh, regala Cioè, le sue Cardano. soddisfazioni. Comunque un 750, 50 cavalli, sì. mi pare. Allora, sono sempre state un po' più pesanti rispetto alla concorrenza, quello sì. Però, beh, se c'hai un po' di manico si difende comunque bene. Cazzo, cioè, no, vabbè, ma... Vieni che ti appoggi qua. Come Se ti ho la- detto l'altra volta, prima tutta la parte meccanica, Esatto. sicurezza e quant'altro, e poi tutto ciò che è estetica, Esatto. perché è fondamentale. Quindi tu mi parlavi della frizione probabilmente che Sì. da rifare, però insomma, meccanicamente... Poi, da rifare non è detto. Come Sì. ti ho detto l'altro giorno, sicuramente riaccendere la moto. Quindi vedere che si accenda, vedere che i vari componenti funzionino a regola. Una revisionata all'impianto frenante, perché se la provo su strada devo anche fermarmi. È solo monodisco. Devo anche riuscire a Quanto fermarmi. pesa? Vediamo se c'era una scheda. Non so se sì, ma Ah, ecco. dovrebbe esserci A secco, impossibile. a secco Così 180. poco. Cioè, meno di vabbè. quella di adesso. C'è una strada. Bisogna vedere, non mi ricordo i litri del serbatoio, che però forse c'è da qualche parte, Un 30 botto. litri. 30 Quindi passiamo a litri. 210. Passiamo a 210. Sì, però 200, la Touareg pesa a 200 secondo me a secco. Sì, cambia un po' il bilanciamento dei pesi e materiali, Ah, però sì. sì. la quello- telaistica, la ciclistica in generale. Chiaro, però, vabbè, chiaro. no, però dai, ce ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Non sa fare. E poi, come ti dicevo, metterci poi su strada e fare un piccolo giro di prova. Certo. Perché dal piccolo giro di prova bisogna capire, dato che non abbiamo neanche ben capito da quanti anni è realmente ferma la moto, Esatto, non- capire se la frizione poi friziona, nel senso se l'utilizzo della frizione è corretto e quindi ci permette di utilizzare la moto in sicurezza. Nel caso dovesse funzionare, percorrerci un po' di strada, perché bisogna poi capire, percorrendo strada, caldo. facendola scaldare, che non saltino fuori Certo. perdite di olio strane da qualche parte.
Poi lì il ragionamento è, se dovessimo accorgerci che la frizione comunque lavora ancora bene, perdite di olio strane non ce ne sono dall'interno del motore, ci si può pensare anche di lasciare la frizione che c'è, continuare fino alla morte vera e propria della frizione, e concentrarci poi su tutto il resto della meccanica, quindi una messa a punto totale. Anche, immagino, sicuramente l'olio del cardano. Sì, allora sicuramente se dovessero essere tutti i componenti corretti senza perdite strane, revisione di tutto, tagliando totale, tutti e tre gli oli, registro valvole, filtro valvole, tagliando vero e proprio. Una revisione dei carburatori, tutto l'impianto frenante, vedere che i tubi siano ok, che le pinze lavorino bene, e via dicendo. Se dovesse poi saltare fuori qualcosa di strano, quello si vede in corso d'opera. Ma secondo te stamattina riusciamo a provare a vedere se si accende nuovamente? E ci proviamo. Dirti che si accende non lo so, però ci possiamo provare. Dai. Proviamo. Oh, ragazzi, non si sa, non lo sappiamo neanche. Speriamo. Tutto live, quindi dai. Va bene. Proviamo. Ci trasferiamo in officina. Ci trasferiamo in officina. Nel mio carrellino, perché in questo disordine non riesco. Candele. Candele. Vediamo cosa ci troviamo. Allora, intanto che magari smanetti, raccontiamo un po', perché 1000% è conosciuta anche per il restauro di Guzzi all'epoca. Sì. Soprattutto poi nei periodi invernali, dove abbiamo un po' più di tempo da dedicare a questi progetti. Esatto. Chi usa la moto giustamente d'estate, magari specialmente le moto d'epoca più delicate, d'inverno magari uno non la usa. Sì, un paio di inverni fa ci siamo dedicati a un bel progetto di restauro, un S3, modello abbastanza prestigioso. Ti invito poi a cercarlo su internet perché è particolare. S3, sull'onda della V7 Sport, che abbiamo poi fatto arrivare in Australia insieme ad altre moto. Quello è stato un bel progettino. E quest'anno c'è il progetto nuovo. Quest'anno non arriverai in Australia, ma a meno che non ci arrivi tu. Chissà, magari una volta che è a posto così parto, basta. Mega serie su YouTube. Allora, ovviamente, batteria. Sì, poi qua fai una cernita. Non ci credo. Non ci credo. Stava partendo. Cazzo, è misto olio. Benzina d'altri tempi. Niente, quindi oggi non parte. Ci sono da pulire tutti i carburatori perché sono molto otturati, quindi ci sta. Ce lo potevamo aspettare. Ci lavora un po' dietro. Però intanto abbiamo chiarito le idee, sappiamo i prossimi passi, cosa fare. Poi prossimo episodio, quindi accensione della moto e insomma magari adesso vediamo se qualche pezzo già, oppure cambio olio, vari tagliando, dai, si potrebbe fare una roba del genere. Ci sentiamo poi e ci aggiorniamo sul da farsi.